Ciao a tutti ragazzi, sono Luca e oggi vi parlerò di come si svolge una giornata tipo facendo il musicista su una nave da crociera. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Luca, se non l'avete ancora fatto per favore iscrivetevi al canale premendo il tasto qui sotto e schiacciate anche la campanellina per tutte le notifiche. Allora in questo video vi parlerò di come si svolge una giornata tipo all'interno di una nave da crociera, visto che qualcuno di voi me l'ha espressamente chiesto nei commenti dell'altro video che ho fatto, quello circa di una settimana fa, che però era in lingua inglese. Questo lo faccio in lingua italiana appositamente anche per quelli di voi che magari non hanno così dimestichezza con la lingua inglese. Allora, tutto quello che vi dirò si basa sulla mia personale esperienza, ovviamente. Io ho lavorato per 3 diverse compagnie di navi da crociera. Ovviamente le compagnie e le navi anche possono offrire delle esperienze leggermente diverse, tuttavia penso che quello che vi racconto possa darvi uno specchio della realtà abbastanza autentico. Parliamo del primo giorno. Il primo giorno che si arriva su una nave, diciamo, è abbastanza traumatico, specialmente se il viaggio è stato particolarmente lungo. Il mio penultimo contratto l'ho speso per la prima parte in Australia e Nuova Zelanda, quindi ho dovuto affrontare un viaggio di circa 28 ore di volo, più di un giorno e senza contare il fuso orario, quindi diciamo che sono partito lunedì notte e sono arrivato mercoledì sera, una roba del genere, ora non ricordo più bene, comunque il viaggio è stato veramente molto lungo. Sono arrivato la sera, abbiamo pernottato in albergo e la mattina dopo la navetta ci ha portato a imbarcare sulla nave. Ovviamente si è molto stanchi, il fuso orario, comunque il jet lag si fa sentire decisamente e il primo giorno non è sicuramente un giorno di riposo, anzi si fanno tutte le pratiche, diciamo, di ufficio, quindi bisogna consegnare tutta la propria documentazione e bisogna prendere tutti i bagagli, portarli in cabina, pulire magari la cabina se non è super pulita come spesso purtroppo accade, e poi bisogna andare a fare i primi training che la compagnia richiede. Questi training sono di solito inerenti alla sicurezza a bordo, perché ovviamente la sicurezza, specialmente dopo il caso della Costa Concordia, la sicurezza è praticamente la prima cosa, ha la priorità massima a bordo. Di conseguenza quando si arriva non si ha neanche il tempo di andare a vedere dove si va a suonare, ma bisogna subito parlare di sicurezza, specialmente per chi magari non ha mai fatto nessun contratto. Bisogna capire qual è il proprio ruolo all'interno della nave. Ogni membro dell'equipaggio ha un proprio ruolo in caso di emergenza e quindi ci saranno dei training che spiegano come mettere il giubbotto, come indirizzare i passeggeri verso le muster station, che sono le zone di raccolta dei passeggeri. Insomma, è un argomento un pochino complicato, magari non è proprio la cosa che vi interessa in questo momento. Comunque bisogna fare questi training. Dopodiché bisogna familiarizzare con la nave, quindi verosimilmente con il proprio music manager si va a fare un giro della nave e vedere tutti i lounge dove si va a suonare. Si conoscono i tecnici, i fonici dei vari lounge a disposizione della nave, e si pianificano i soundcheck che verranno fatti nella giornata e durante la settimana. Dopodiché si riesce magari ad andare a mangiare qualche cosa e poi si cominciano a fare i soundcheck, quindi si prende la propria strumentazione, ci si reca nel lounge o nei lounge dove si dovrà suonare durante la giornata e si prova a fare una veloce prova del suono, perché bisogna andare a fare l'esercitazione ai passeggeri, perché la nave poi partirà a breve e quindi tutti quanti devono essere in posizione per poter performare, diciamo, questa esercitazione, che è assolutamente obbligatoria, e la nave non può partire se non è avvenuta questa esercitazione. Terminata questa cosa, molto probabilmente si andrà a suonare per quello che è chiamato il sail away, cioè una festa, diciamo, in cui i passeggeri guardano il porto che si allontana mentre la nave va via. Molto probabilmente si suona durante questo evento. Piccola precisazione, io ho sempre fatto parte di party band, di conseguenza
tutte le cose che vi racconto fanno capo a questo tipo di categoria. Se si è musicisti singoli, solisti o facenti parte dell'orchestra, magari può esserci qualche differenza, ma grosso modo comunque ci sono molte similitudini ovviamente. Dopodiché finalmente magari si può andare di nuovo a mangiare qualcosa per cena e poi concludere la serata magari suonando un altro paio di set fino a tardi. Questa diciamo è la prima giornata, quindi molto stancante, e la situazione non va migliorando diciamo per la prima settimana, perché ovviamente ci saranno altri training da fare, altri soundcheck. Diciamo che le prime 2 settimane sono abbastanza impegnative, bisogna familiarizzare con la nave e con i membri dell'equipaggio, con i fonici, quindi diciamo che il primo impatto è abbastanza forte. Mi ricordo anche quando sono arrivato per la prima volta che anche l'impatto insomma di parlare inglese subito dal giorno numero 1, circondato da un ambiente che parla solo ed esclusivamente inglese, nonostante ci siano parecchi italiani a bordo, anche parecchie nazionalità diverse, la lingua ufficiale in cui si parla è l'inglese, e questa cosa, se uno non è abituato, è abbastanza impattante. Parliamo adesso invece di una giornata normale, cioè passate queste 2 settimane si hanno delle giornate che sono un pochino più relax. Si distinguono 2 grandi tipi di giornate: la giornata in navigazione chiamata Sea Day o la giornata in porto chiamata Port Day. Queste giornate sono diverse ovviamente soltanto finché la nave poi non parte, perché poi ovviamente da lì in poi diventeranno uguali. Parliamo quindi della parte precedente. Durante un giorno di navigazione si lavora un po' di più. Noi come musicisti posso dire che siamo sempre una categoria abbastanza fortunata, perché sì, lavoriamo di più, ma non tanto come le altre categorie che ci sono a bordo, come gli altri dipartimenti. Quello che può succedere è che ci si alza la mattina, si fa colazione, l'orario in cui ci si alza, l'orario della mia sveglia, era fortemente condizionato dall'orario in cui io potevo accedere al buffet dei passeggeri. C'è ovviamente la mensa a bordo, ma diciamo che non è proprio come andare a mangiare in un ristorante da cracco, quindi se si ha l'opportunità di andare a mangiare al buffet, sicuramente è molto meglio. Quindi anche lì dipende dalle compagnie, dipende dalla nave. In alcune navi non si può proprio andare a mangiare al buffet dei passeggeri, di conseguenza bisogna adattarsi. Dopodiché, dopo colazione, molto probabilmente durante un Sea Day, durante un giorno di navigazione, la party band deve suonare in un orario che può essere compreso dalle 12 fino alle 14, un set magari di circa 45 minuti per i passeggeri che stanno lì magari a prendere il sole, quindi tendenzialmente si suona sopra in piscina. Dopodiché si può andare a pranzare, anche qui sperando di poter andare al buffet dei passeggeri, un buon pranzo, e dopodiché si ha un po' di tempo libero, si può studiare, si può praticare, si può fare un po' quello che si vuole. Uno dei miei passatempi preferiti in nave era sicuramente quello di andare in palestra, molto comodo, bastava fare qualche rampa di scale, si aveva accesso a una palestra molto attrezzata. Noi come membri dello staff si hanno dei privilegi come appunto l'accesso alla palestra passeggeri. Anche qui sempre dipende dalla nave, dipende dalla compagnia, ma questo sempre, se l'avete capito, non lo specifico più. Quindi la palestra molto attrezzata, ci sono anche dei corsi magari di spinning piuttosto che di crossfit, yoga, tanti corsi organizzati, altrimenti il classico bodybuilding oppure il tapis roulant o la cyclette, che si possono fare guardando anche l'oceano o il mare, dipende dove siete, e insomma non è sicuramente una cosa malvagia. Dopodiché, dopo la palestra, mi capitava di dover correre giù, perché tendenzialmente ero sempre abbastanza in ritardo, di correre giù in cabina e prepararmi per la serata. Torniamo al mattino invece per quanto riguarda la giornata in porto. Quando la nave attracca, tendenzialmente la nave attracca abbastanza presto, intorno alle 7 del mattino. Se la gangway, che è diciamo la porta che permette ai passeggeri e all'equipaggio di scendere, insomma quel grande corridoio che permette l'afflusso di persone, se la gangway non è troppo occupata, non è troppo piena, si può scendere abbastanza presto e si può stare fuori finché la nave non deve ripartire, o meglio
fino all'orario permesso. Tendenzialmente l'ora dell'equipaggio deve ritornare a bordo circa un'ora prima che la nave parta. Facciamo una media, la nave parte in un orario che può andare dalle 16 alle 18. Anche qui a volte è capitato addirittura di fare degli overnight, quindi di spendere la notte in un determinato porto, oppure avere delle partenze magari la sera tardi. Mi ricordo a Hong Kong la nave partiva alle ore 22, quindi abbiamo avuto molto tempo per goderci appieno tutta la giornata a Hong Kong come un turista. Ok, quindi una volta ritornati in nave, qui si ha la parte in comune fra i due tipi di giornate, il Sea Day e il Port Day, perché una volta ritornati in nave la nave parte e ci si deve preparare quindi per la serata. Anche qua può capitare, in base alla serata, di doversi vestire in maniera più o meno elegante. Si fa tendenzialmente un set prima di cena, quindi intorno alle 7 e mezza, e dopodiché si può andare a cenare, anche qui sperando di andare al buffet. Molto più facile andare a mangiare la sera al buffet, perché nella sera i passeggeri vanno a mangiare nelle dining room, che sono le sale da pranzo, le sale da cena, che sono un pochino più eleganti, e quindi il buffet è un pochino più libero. Dopo la cena si ritorna a suonare per almeno un altro paio di set e si conclude la serata. Anche qui dipende dalle compagnie, alcune compagnie vogliono la musica da vivo fino magari alle 11 e mezza, altre compagnie più tardi, dipende anche dal tipo di clientela che si ha a bordo. Una volta terminato di suonare, si smontano baracca e burattini e si ritorna in cabina. Io dovevo soltanto portarmi la chitarra e la mia pedaliera, il batterista addirittura doveva portarsi semplicemente le bacchette, perché naturalmente il backline rimane nel lounge. È una grossa comodità che quando i set diventano tanti per tutti i giorni, non dover montare e smontare ogni volta è sicuramente una cosa molto positiva. Per cui una volta tornati in cabina si poteva andare a dormire se si era stanchi. Io penso di non averlo mai fatto e sono sempre poi andato al Crew Bar, che è un bar frequentato solo e esclusivamente dai membri dell'equipaggio, che rimane aperto circa fino all'1 di notte durante i crew party, che sono delle feste con il DJ fatte apposta per mantenere insomma l'equipaggio con un morale più alto, fino circa alle 2 del mattino. Quindi diciamo come fosse una piccola discoteca soltanto per noi. Quindi sì, si conclude così, quindi una giornata a bordo di una nave da crociera. Se avete delle domande in merito, mi raccomando, scrivete un commento qui sotto, sono più che felice di darvi indicazioni. Se siete interessati alla strumentazione che uso o che ho usato durante i miei contratti, i link sono qui sotto in descrizione. Spero vivamente che il video vi sia piaciuto e che possa soddisfare le curiosità di molti. Io vi ringrazio molto dell'attenzione, ragazzi, e alla prossima.